Lezione 1. Piani per il pranzo. Mi sta venendo fame. Cosa pensi che dovremmo mangiare per pranzo? Che ne dite dei panini? Sono facili e veloci da preparare. Sembra un piano. Posso preparare dei deliziosi panini con prosciutto e formaggio. Ottimo. Preparerò dei panini con tacchino e avocado. Gnam. Adoro l'avocado. Porterò anche delle patatine fritte da accompagnare ai panini. Perfetto. E porterò della macedonia di frutta per un'opzione salutare. Sicuramente, abbiamo bisogno di qualcosa di rinfrescante. Non vedo l'ora di approfondire. Anch'io. Metterò tutto in un cestino da picnic, così potremo pranzare all'aperto. È un'idea fantastica. Mangiare nella natura renderà il pasto ancora più piacevole. Sono d'accordo. È sempre bello cambiare scenario mentre si mangia. Assolutamente. Porterò una coperta su cui sederci. È premuroso da parte tua. Renderà il nostro picnic ancora più accogliente. Mi fa piacere che la pensi così. Voglio che il nostro pranzo sia speciale. Apprezzo il tuo impegno. Sarà un pranzo fantastico. Sono emozionata. Sarà una bella pausa dalla nostra solita routine. Infatti, a volte un semplice pasto all'aperto può fare una grande differenza. Non potrei essere più d'accordo. Sono le piccole cose che ci danno gioia. Assolutamente. Credo che questo pranzo sarà una di quelle piccole cose. Non vedo l'ora. Sarà un pranzo memorabile. Sicuramente. Buon cibo e buona compagnia, cosa chiedere di più? Hai ragione, sono grata per momenti come questi. Anch'io. Sfruttiamo al massimo la nostra pausa pranzo. Assolutamente. Porterò anche da bere, per brindare a un ottimo pasto. Lezione 2. Trasferirsi in un posto nuovo. Trasferirsi in un posto nuovo può essere eccitante, ma c'è così tanto da disfare i bagagli. Capisco. Se hai bisogno di aiuto, non esitare a chiedere. Grazie, Anna. Apprezzo la tua offerta. Ho molte scatole da frugare. Non è affatto un problema. Mi sono trasferito diverse volte, quindi so quanto possa essere travolgente. Questo è rassicurante. È la prima volta che mi trasferisco e non so da dove cominciare. Non preoccupatevi. Posso darti alcuni consigli su come semplificare il processo. Sarebbe fantastico. Sono pieno di orecchie. Innanzitutto, dai la priorità agli elementi essenziali. Disimballa subito le scatole con gli oggetti di cui avrai bisogno. Questo ha senso. Allora inizierò con le forniture per la cucina e il bagno. Perfetto, una volta disimballati gli elementi essenziali, puoi dedicare del tempo al resto. Questo allevia un po' la pressione. Mi sentivo sopraffatto da tutte le scatole. È naturale sentirsi così,
ma ricordati di fare delle pause e di mantenere il ritmo. Un buon consiglio. Mi assicurerò di riposare e ricaricarmi quando necessario. Inoltre, etichettate chiaramente le vostre scatole. In seguito sarà molto più facile trovare le cose. Questo è un ottimo suggerimento. Prenderò dei pennarelli e delle etichette per iniziare a etichettare le scatole. Eccellente! Ti farà risparmiare un sacco di tempo e frustrazione a lungo termine. Apprezzo il tuo aiuto. Traslocare sarebbe molto più difficile senza la tua guida. È un piacere assisterti. Il trasloco può essere un lavoro di squadra. Hai ragione, avere qualcuno a cui dare una mano fa una grande differenza. Sicuramente. E non esitate a chiedere aiuto ad amici o familiari, se necessario. Lo terrò a mente. È bello sapere di avere supporto. Assolutamente. Traslocare è un compito arduo, ma con un po' di aiuto diventa più gestibile. Comincio a sentirmi più ottimista sull'intero processo. È bello sentirlo. Ricorda, è un nuovo inizio in un nuovo spazio. Hai ragione, sono entusiasta di trasformare questa casa in una casa. Non ho dubbi che lo farai. Goditi il processo e personalizzalo. Grazie Anna. Le tue parole di incoraggiamento significano molto per me. Benvenuto, John. Ricorda che sono qui se hai bisogno di assistenza lungo il percorso. Non esiterò a contattarmi. Grazie ancora per il tuo supporto, Anna. È un piacere per me. Buona fortuna con il disfare le valigie e sistemarti. Farò del mio meglio. Grazie, Anna. Lezione 3. Ricarica e pazienza. La batteria del mio telefono è scarica. Devo ricaricarlo. Questo è importante. Tuttavia, la pazienza è fondamentale quando si aspetta che sia completamente carico. Lo so, sembra sempre che ci voglia un'eternità. Potrebbe sembrare così, ma è necessario per una ricarica completa. Hai ragione, non dovrei affrettare il processo. Esattamente. La pazienza consente alla batteria di riacquistare la sua piena capacità. Cercherò di essere paziente e di lasciarlo caricare senza controllarlo ogni pochi minuti. Questa è una buona strategia. È meglio lasciarlo caricare indisturbato. Mentre aspetto, posso concentrarmi su altre cose e tenermi occupato. È un'ottima idea. Ci sono molte cose che puoi fare mentre si carica. Potrei leggere un libro o recuperare del lavoro. Scelte eccellenti. Il tempo passerà velocemente quando sarai impegnato in altre attività. Potrei anche fare una breve passeggiata per schiarirmi le idee. È un modo meraviglioso per ricaricarti mentre anche il telefono si ricarica. È vero, a volte dimentichiamo l'importanza di ricaricarci. Assolutamente. Fare delle pause e prendersi cura di sé è essenziale per il benessere generale. Lo terrò a mente. Pazienza e cura di sé vanno di pari passo. Sicuramente lo fanno.
Entrambi sono importanti per una vita equilibrata e appagante. Sto iniziando ad apprezzare di più il valore della pazienza e della cura di sé ora. Questo è fantastico. È una mentalità che ti sarà utile in vari aspetti della vita. Credo che tu abbia ragione. È una lezione che vale la pena imparare. Sicuramente. E ricorda che, proprio come il tuo telefono, sarai completamente carico e pronto all'uso. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Le tue parole sono edificanti. Benvenuto, John. Abbiamo tutti bisogno di promemoria per prenderci cura di noi stessi. In effetti, è facile trascurare la cura di sé nella frenesia della vita quotidiana. Ecco perché è importante mettere in pausa e ricaricare quando necessario. Ne farò una priorità d'ora in poi. La ricarica è necessaria per una vita equilibrata. Sono felice di sentirlo. Non dimenticate di estendere la pazienza e la cura di sé anche agli altri. Hai ragione, abbiamo tutti bisogno di comprensione e compassione. Assolutamente. Abbracciamo la pazienza e ricarichiamoci insieme. Sono pronto a fare proprio questo. Grazie per il promemoria, Anna. Lezione 4. Differenze culturali, puntualità. Vivo in un altro paese da un po' di tempo e ho notato alcune interessanti differenze culturali. È affascinante. Ogni cultura ha le sue pratiche uniche. Quali differenze hai osservato? Beh, una differenza che ho notato è la puntualità. Nella mia cultura, essere puntuali è molto apprezzato. Ah, capisco. La puntualità è davvero un aspetto importante di molte culture. Che mi dici della cultura in cui ti trovi attualmente? Qui, sembra che arrivare un po' in ritardo sia più accettabile. Le persone hanno un atteggiamento più rilassato nei confronti del tempo. Questo è interessante. Mostra come le norme culturali modellano la nostra percezione della puntualità. Sì, è stato un adattamento per me. Sono abituato a essere puntuale e mi aspetto lo stesso dagli altri. Posso capire quanto possa essere difficile. Hai trovato strategie per adattarti? Ho imparato a essere più flessibile con le mie aspettative e a lasciare un certo margine di manovra per le differenze culturali. Questo è un ottimo approccio. Adattarsi e comprendere le sfumature culturali è essenziale quando si vive all'estero. Assolutamente. Si tratta di abbracciare la diversità e imparare da diverse prospettive. Infatti, è un'opportunità per ampliare i nostri orizzonti e sfidare i nostri pregiudizi culturali. Sono decisamente diventato più aperto grazie a questa esperienza. È meraviglioso sentirlo. Lo scambio culturale può essere arricchente e trasformativo. Lo è davvero. Ho imparato ad apprezzare la bellezza delle diverse usanze e tradizioni. Questa è una lezione preziosa. Favorisce la comprensione e l'armonia tra le diverse comunità. Non potrei essere più d'accordo. È importante celebrare le nostre differenze piuttosto che lasciare che ci dividano. Precisamente. Il nostro mondo diventa un posto migliore quando accettiamo la diversità culturale. Sono grata per questa opportunità di immergermi in una cultura diversa.
E sono sicuro che le persone con cui interagisci apprezzano la tua disponibilità ad adattarti e capire. Lo spero. Costruire ponti e promuovere connessioni è l'essenza dello scambio culturale. Stai facendo un lavoro fantastico, John. Continua ad accettare le differenze e a imparare da esse. Grazie Anna. Sono determinato a continuare questo viaggio di esplorazione culturale. Non ho dubbi che prospererai in questa esperienza interculturale. Il tuo incoraggiamento significa molto per me. Grazie per il tuo sostegno, Anna. Sei il benvenuto, John. Ricorda che la comprensione culturale è un processo che dura tutta la vita. Lo terrò a mente. È un viaggio di crescita e apprezzamento. Assolutamente. Continuate a praticare bene e godetevi la ricchezza della diversità culturale. Lo farò, Anna. Grazie ancora per le tue intuizioni e il tuo incoraggiamento. Lezione 5. Acquisti online. Stavo cercando un nuovo paio di scarpe, ma non ho ancora trovato quelle giuste. Perché non provi a fare acquisti online? Avrai più opzioni tra cui scegliere. Questa è una buona idea. Penso che darò un'occhiata ad alcuni negozi online per ulteriori opzioni. Ottimo. Lo shopping online offre comodità e una vasta gamma di prodotti. Ho sentito parlare dei vantaggi, ma non l'ho provato molto. Qualche consiglio per un principiante come me? Certo. Innanzitutto, assicurati di leggere le descrizioni dei prodotti e le recensioni dei clienti per informazioni accurate. Questo ha senso. È importante sapere cosa sto acquistando e se gli altri ne sono soddisfatti. Esattamente. Ti aiuta a prendere decisioni informate ed evitare spiacevoli sorprese. Ci sono negozi online specifici che consigli per le scarpe? Ci sono molte opzioni affidabili come Amazon, Zappos e il sito ufficiale di Nike. Li controllerò. Che ne dici delle taglie? Sono un po' preoccupata di trovare la misura giusta. La maggior parte dei negozi online dispone di tabelle delle taglie che forniscono le misure per ogni scarpa. Prendi le tue misure e confrontale per trovare la taglia giusta. Questo è utile. Mi assicurerò di misurare accuratamente i miei piedi prima di effettuare un acquisto. Buona idea. Riduce le possibilità di dover restituire o cambiare le scarpe. A proposito di resi, cosa succede se le scarpe non si adattano o non mi piacciono? Molti negozi online hanno politiche di restituzione flessibili. Basta controllare le linee guida per la restituzione prima di effettuare un acquisto. Questo mi dà un po' di tranquillità. È bello sapere di avere delle alternative se le cose non vanno bene. Assolutamente. Lo shopping online può essere conveniente, ma è importante conoscere le politiche di restituzione. Lo terrò a mente. Ci sono altre cose che dovrei considerare mentre faccio acquisti online? Una cosa da tenere presente è la sicurezza del sito web. Assicurati che abbia una procedura di pagamento sicura, e cerca il simbolo del lucchetto nella barra degli indirizzi del browser. Ah, sì. Ho sentito parlare di truffe online. È fondamentale proteggere le mie informazioni personali e finanziarie. Sicuramente.
Segui siti web affidabili e fai attenzione a eventuali link o email sospetti. Starò attento. La sicurezza è una priorità, anche nel mondo dello shopping online. Assolutamente. Con le giuste precauzioni, puoi goderti la comodità e la varietà dello shopping online. Grazie per tutti i consigli, Anna. Ora mi sento più sicuro di esplorare i negozi online. Benvenuto, John. Buon shopping. Spero che troviate il paio di scarpe perfetto. Apprezzo il tuo supporto. Ti farò sapere quando troverò quelli giusti. Non vedo l'ora di conoscere il tuo successo negli acquisti online. Goditi il processo. Lo farò, Anna. Grazie ancora per la guida e l'incoraggiamento. Lezione 6. Tintura creativa. Stavo pensando di provare a tingere tessuti. L'hai mai fatto, Anna? Sì, ce l'ho. Può essere un modo divertente e creativo per dare nuova vita a vecchi vestiti o tessuti. È esattamente quello che sto cercando. Puoi consigliarmi un tipo di colorante facile da usare? Beh, sì, puoi usare coloranti liquidi. È facilmente disponibile e semplice da utilizzare. La tintura liquida sembra conveniente. Ci sono diversi colori tra cui scegliere? Assolutamente. Troverai una vasta gamma di colori disponibili, così potrai scegliere i tuoi preferiti. È fantastico. Sono entusiasta di sperimentare diverse tonalità e creare design unici. È un modo meraviglioso per esprimere la tua creatività. Puoi persino mescolare i colori per creare sfumature personalizzate. Mescolare i colori sembra interessante. Ci sono tecniche specifiche che dovrei conoscere? Esistono varie tecniche che puoi provare, come la tintura a immersione, la tintura a cravatta o persino la creazione di motivi con pennelli o spugne. Wow, ci sono così tante possibilità. Quale tecnica consiglieresti a un principiante come me? La tintura a cravatta è una tecnica popolare e adatta ai principianti. È facile ottenere motivi vivaci e colorati. Sembra un buon punto di partenza. Proverò con la tintura a cravatta. Qualche consiglio per iniziare? Certo. Inizia con un tessuto pulito e umido e segui le istruzioni sulla confezione del colorante per ottenere i migliori risultati. Capito. Mi assicurerò di leggere e seguire attentamente le istruzioni. E ricorda, indossa guanti per proteggere le mani dalle macchie. La sicurezza prima di tutto. Mi assicurerò di indossare guanti e lavorare in un'area ben ventilata. Questo è importante. Una buona ventilazione aiuterà il processo di tintura e preverrà eventuali odori forti. Lo terrò a mente. Hai altri suggerimenti per ottenere colori vivaci? Immergere il tessuto in una miscela di acqua e aceto può aiutare la tintura ad assorbire meglio e creare colori più intensi. Aceto, ho capito. Mi assicurerò di fare l'ammollo prima di tingere. Ottimo! E non dimenticare di sciacquare accuratamente il tessuto dopo la tintura per rimuovere l'eccesso di colorante. Risciacquo accurato, controllare. Voglio assicurarmi che i colori rimangano vivaci e non sbiadiscano.
Questa è la strada da percorrere. Un corretto risciacquo aiuterà a fissare la tintura e prevenire il sanguinamento. Grazie per tutti i consigli, Anna. Ora mi sento più sicura di poter iniziare il mio progetto di tintura. Benvenuto, John. Goditi il processo e divertiti a creare i tuoi design unici. Lo farò, Anna. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire il mio tessuto. Sono entusiasta per te. Ricorda che ogni progetto di tintura è un'occasione per dare libero sfogo alla tua creatività. Assolutamente. Sono grato per questo sfogo creativo. Grazie ancora per la tua guida, Anna. È un piacere, John. Sono qui per sostenere i tuoi sforzi creativi. Buona tintura. Grazie Anna. Ecco come esplorare il mondo della tintura e abbracciare il nostro lato artistico. Lezione 7. Blender Shopping. Stavo cercando un nuovo frullatore. Ne voglio uno con più velocità e alcune altre funzionalità in mente. È fantastico. Avere diverse opzioni di velocità può facilitare la miscelazione di vari ingredienti. Quali altre funzionalità stai considerando? Mi interessa anche un frullatore con funzione a impulsi e un resistente barattolo di vetro. La funzione a impulsi può essere utile per ottenere una miscela più precisa, e un barattolo di vetro è una buona scelta per una maggiore durata e una facile pulizia. Esattamente. Ho bevuto barattoli di plastica in passato e tendono a graffiarsi e macchiarsi col tempo. Capisco. I barattoli di vetro sono generalmente più resistenti ai graffi e alle macchie e non trattengono gli odori. Questo è importante per me. Voglio un frullatore che duri e mantenga le sue prestazioni. Assolutamente. È sempre consigliabile investire in un frullatore di qualità che soddisfi le proprie esigenze. Ci sono marche o modelli specifici che consigliate? Esistono diversi marchi affidabili come Vitamix, Blendtec e KitchenAid che offrono frullatori con velocità multiple e altre funzionalità. Ho sentito parlare bene di quei marchi. Li controllerò. E la potenza del motore? La potenza del motore determina le prestazioni del frullatore. Per una miscelazione versatile, cerca un frullatore con una potenza maggiore. Questo ha senso. Voglio un frullatore in grado di gestire sia ingredienti morbidi che duri. I frullatori ad alta potenza sono generalmente più in grado di frullare ingredienti duri come ghiaccio o frutta congelata. Buono a sapersi, mi piace preparare frullati con frutta congelata, quindi un potente frullatore è un must. I frullati sono un ottimo modo per incorporare frutta e verdura nella dieta. Un potente frullatore renderà il processo molto più semplice. Assolutamente. Sono entusiasta di provare nuove ricette e sperimentare sapori diversi. Questo è lo spirito. Con il frullatore giusto, le tue possibilità in cucina si amplieranno. Non vedo l'ora. I frullatori a più velocità costano di più? In genere, i frullatori con più funzioni e potenza più elevata tendono ad essere più costosi. Tuttavia, ci sono opzioni convenienti che offrono comunque prestazioni decenti. Lo terrò a mente. Il budget è un fattore per me, ma voglio anche la qualità.
Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Considerate le vostre esigenze, e fate qualche ricerca per trovare il frullatore più adatto al vostro budget. La ricerca è fondamentale. Leggerò le recensioni e confronterò i prezzi per prendere una decisione informata. Questo è un approccio intelligente. Le recensioni possono fornire informazioni preziose da parte di altri utenti. Grazie per tutte le informazioni, Anna. Ora mi sento più preparata a scegliere il frullatore perfetto. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Spero che troviate il frullatore ideale per le vostre esigenze. Apprezzo il tuo supporto. Ti farò sapere una volta presa la mia decisione. Non vedo l'ora di sapere del tuo nuovo frullatore. Buona miscelazione e goditi le tue avventure culinarie. Grazie Anna. Ecco come trovare il frullatore perfetto e creare deliziose prelibatezze. Lezione 8. Budget per i viaggi. Pianificare un viaggio può essere entusiasmante, ma le spese possono sommarsi rapidamente. Hai qualche consiglio per il budget, Anna? Assolutamente, John. Un modo per risparmiare è imballare oggetti leggeri e portare solo oggetti essenziali come vestiti e articoli da toeletta. Questo ha senso. Il bagaglio extra può comportare costi aggiuntivi ed è più facile da gestire con meno articoli. Esattamente. Inoltre, avrai più spazio per souvenir o oggetti acquistati durante il viaggio. Lo terrò sicuramente a mente. Hai qualche consiglio per trovare alloggi a prezzi accessibili? Sì, ci sono diverse opzioni. Puoi prendere in considerazione la possibilità di soggiornare in hotel economici, ostelli o persino di affittare camere o appartamenti tramite piattaforme online. Sembrano ottime alternative. È importante trovare un posto confortevole in cui soggiornare senza spendere una fortuna. Assolutamente. Ricerca e confronta i prezzi per trovare le migliori offerte che si adattano al tuo budget e alle tue preferenze. La ricerca è fondamentale per trovare opzioni convenienti. Che dire del trasporto durante il viaggio? A seconda della destinazione, i mezzi pubblici come autobus o treni possono essere un modo conveniente per spostarsi. Questo è un buon punto. Spesso è più economico che noleggiare un'auto o prendere taxi ovunque. Inoltre, camminare o andare in bicicletta può essere un ottimo modo per esplorare la città risparmiando sui trasporti. Camminare e andare in bicicletta sembrano opzioni salutari ed economiche. Prenderò in considerazione anche quelli. Un altro consiglio è quello di cercare attrazioni scontate o attività gratuite nella zona che stai visitando. È un'ottima idea. Molte città offrono tour a piedi gratuiti o biglietti scontati per musei e monumenti. Sfruttare queste opportunità può aiutarti a risparmiare denaro pur continuando a goderti le attrazioni locali. Mi assicurerò di fare delle ricerche e pianificare in anticipo per usufruire di eventuali sconti o attività gratuite. È un approccio intelligente, John. Pianificare in anticipo può aiutarti a sfruttare al massimo il tuo budget. Hai altri consigli sul budget per i viaggiatori? È importante stabilire un budget giornaliero per i pasti e rispettarlo. Anche mangiare nei ristoranti locali o preparare alcuni pasti da soli può far risparmiare denaro. Un consiglio saggio. Provare la cucina locale è d'obbligo, ma è bene bilanciarla con opzioni più convenienti.
Assolutamente. E non dimenticate di tenere traccia delle spese durante il viaggio per rispettare il budget. Tenere un registro delle spese è fondamentale. Ti aiuta a rimanere aggiornato sulle spese e ad apportare modifiche se necessario. Esattamente. Essere consapevoli delle proprie spese garantirà un viaggio più piacevole e senza stress. Grazie per tutti i consigli utili, Anna. Ora mi sento più fiducioso nel pianificare il mio prossimo viaggio. Benvenuto, John. Sono lieto di poterti aiutare. Ricorda che fissare un budget non significa scendere a compromessi sulle esperienze. Lo terrò a mente. Con un'attenta pianificazione, posso fare un viaggio memorabile senza spendere una fortuna. Questo è lo spirito. Buon viaggio, John, e goditi la tua avventura. Grazie Anna. Alla scoperta di avventure a basso costo e della creazione di ricordi indimenticabili. Lezione 9. Mantenere l'allenamento divertente. Mantenere la routine di allenamento eccitante e stimolante a volte può essere difficile. Hai qualche consiglio, Anna? Sono d'accordo. Inoltre, è sempre bello avere una varietà di esercizi per mantenere le cose interessanti. Un'idea è provare diversi corsi o programmi di allenamento. Sembra un ottimo modo per mescolare le cose. Provare nuovi esercizi può aiutare a colpire diversi gruppi muscolari e prevenire la noia. Esattamente. È anche utile fissare obiettivi specifici per i tuoi allenamenti. Che si tratti di aumentare la forza, la resistenza o la flessibilità, avere un obiettivo può mantenerti motivato. Gli obiettivi danno uno scopo agli allenamenti. Mi assicurerò di fissare alcuni obiettivi su cui lavorare. Un altro consiglio è quello di incorporare la musica nei tuoi allenamenti. La creazione di playlist con brani allegri può aumentare la tua energia e rendere l'allenamento più piacevole. La musica è un potente motivatore. Ci proverò sicuramente. Hai consigli sulle app per l'allenamento o sulle risorse online? Esistono molte fantastiche app e siti web che offrono routine di allenamento ed esercizi guidati. Alcuni popolari includono Nike Training Club, Fitbod e Yoga with Adriene. Li controllerò. Avere un piano di allenamento strutturato può fornire una guida e garantire una routine completa. Assolutamente. È anche importante ascoltare il proprio corpo e concedersi giorni di riposo per riprendersi e prevenire sforzi eccessivi. Il riposo e il recupero sono fondamentali per evitare lesioni. Mi assicurerò di inserire giorni di riposo regolari nella mia routine di allenamento. È un approccio intelligente, John. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra sforzarsi e permettere al corpo di riprendersi. La varietà sembra essere la chiave. Esistono altri modi per rendere gli allenamenti più eccitanti? Sì, puoi provare ad allenarti con un amico o a partecipare a corsi di gruppo. Avere un compagno di allenamento può fornire responsabilità e rendere l'esperienza più piacevole. Allenarsi con un amico sembra un'idea divertente. Può anche far passare il tempo più velocemente. Sicuramente. Puoi anche dedicarti ad attività all'aperto come l'escursionismo, il ciclismo o il nuoto per aggiungere un po' di avventura alla tua routine di fitness. Le attività all'aperto sembrano rinfrescanti. È un ottimo modo per godersi la natura mentre ci si allena bene. E non dimenticare di premiarti per aver raggiunto traguardi o raggiunto i tuoi obiettivi di fitness.
Regalati qualcosa che ti piace, come un massaggio o un nuovo abbigliamento da allenamento. I premi sono un ottimo motivatore. Lo terrò a mente e programmerò delle meritate prelibatezze lungo la strada. Questo è lo spirito, John. Goditi il viaggio e divertiti con i tuoi allenamenti. Ricorda, rimanere attivi dovrebbe essere un'esperienza gioiosa. Grazie per il prezioso consiglio, Anna. Sono entusiasta di rivitalizzare la mia routine di allenamento e renderla più piacevole. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Accetta la sfida e continua a sforzarti. Hai questo? Apprezzo il tuo sostegno, Anna. Ecco allenamenti entusiasmanti e appaganti che tirano fuori il meglio di me. Lezione 10. Fare rete per il successo. Buongiorno, Anna. Sono felice che tu possa incontrarmi oggi. Volevo parlare dell'importanza del networking nella nostra vita professionale. Buongiorno, John. Il networking è davvero fondamentale per la crescita e le opportunità di carriera. Costruire connessioni può aprire le porte a nuove possibilità. Assolutamente. Non si tratta solo di ciò che conosci, ma anche di chi conosci. Il networking ci aiuta ad espandere la nostra cerchia e ad imparare dalle esperienze degli altri. Giusto. Partecipare a eventi e conferenze del settore è un ottimo modo per incontrare professionisti che la pensano allo stesso modo e scambiare idee. Le conferenze offrono preziose opportunità di apprendimento e la possibilità di entrare in contatto con i leader del settore. È un investimento nel nostro sviluppo professionale. Un altro modo per fare rete è attraverso piattaforme online come LinkedIn. Ci consente di costruire una presenza professionale, entrare in contatto con i colleghi e scoprire nuove opportunità di lavoro. LinkedIn è un potente strumento per il networking. È uno spazio virtuale in cui possiamo mostrare le nostre competenze, partecipare a discussioni di settore e entrare in contatto con potenziali datori di lavoro. Esattamente. È importante interagire attivamente con gli altri su LinkedIn condividendo contenuti pertinenti, commentando i post e partecipando a gruppi professionali. Interagire con gli altri dimostra la nostra conoscenza e competenza. Ci aiuta a stabilire credibilità e a creare connessioni significative. Fare rete non significa solo prendere, ma anche dare. Supportare gli altri nei loro percorsi professionali può creare relazioni durature. Questo è un ottimo punto, Anna. Offrire assistenza, condividere risorse ed essere sinceramente interessati al successo degli altri può rafforzare la nostra rete. Assolutamente. Costruire relazioni basate sulla fiducia e sul sostegno reciproco può portare a collaborazioni, opportunità di tutoraggio e persino segnalazioni di lavoro. Gli eventi di networking a volte possono intimidire. Hai qualche consiglio per avvicinarti e entrare in contatto con nuove persone? La fiducia è fondamentale. Avvicinati agli altri con un atteggiamento amichevole, presentati e mostra sincero interesse per il loro lavoro o le loro esperienze. Anche l'ascolto attivo è importante. Ascoltando attentamente gli altri, possiamo comprendere le loro esigenze e trovare modi per fornire valore. Esattamente. Fare domande aperte e impegnarsi in conversazioni significative può aiutarci a lasciare un'impressione duratura. È anche utile seguire nuove connessioni dopo gli eventi di networking. L'invio di un messaggio o di un'email personalizzati dimostra il tuo continuo interesse.
Il follow-up è essenziale per coltivare le relazioni. Mantiene viva la conversazione e aiuta a consolidare la connessione. Il networking è un processo continuo. È importante rimanere proattivi e cercare costantemente opportunità per espandere la nostra rete. Assolutamente. Costruire una rete forte richiede tempo e impegno, ma ne vale la pena. Può aprire le porte a nuove opzioni di carriera e alla crescita personale. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Ora mi sento più motivato a investire tempo ed energia nel networking. Benvenuto, John. Ricorda che il networking è uno strumento prezioso nel tuo kit di strumenti professionali. Abbraccialo e cogli le opportunità che ti si presentano. Lo farò, Anna. Lo scopo è creare connessioni significative e sbloccare nuove possibilità attraverso il networking. Lezione 11. Il potere della preparazione. Assolutamente. La fiducia deriva dall'essere ben preparati. Quando sei preparato, ti senti più a tuo agio e pronto ad affrontare qualsiasi sfida. È così vero, John. La preparazione ci dà una solida base su cui costruire. Ci permette di affrontare le situazioni con un senso di sicurezza. Un modo per prepararsi è fare una ricerca approfondita. Che si tratti di una presentazione o di un colloquio di lavoro, la raccolta di informazioni è fondamentale. La ricerca ci aiuta a comprendere meglio l'argomento o l'azienda. Ci consente di parlare con sicurezza e dimostrare le nostre conoscenze. Insieme alla ricerca, la pratica è essenziale. Ripetere le risposte alla presentazione o al colloquio può aiutarti a sentirti più a tuo agio e ad esprimerti meglio. La pratica sviluppa familiarità e fluidità. Ci consente di perfezionare la nostra offerta e di assicurarci di trasmettere i nostri pensieri in modo efficace. Un altro aspetto della preparazione è la definizione degli obiettivi. Definire chiaramente ciò che vuoi ottenere ti aiuta a rimanere concentrato e motivato. Gli obiettivi forniscono direzione e scopo. Ci danno qualcosa per cui lottare e ci aiutano a misurare i nostri progressi. È anche importante anticipare potenziali sfide o ostacoli. Pensando al futuro e disponendo di piani di emergenza, possiamo gestire situazioni impreviste con sicurezza. Essere preparati per diversi scenari ci consente di adattarci e risolvere i problemi in modo efficace. Riduce l'ansia e aumenta la nostra fiducia. Inoltre, prendersi cura di sé fisicamente e mentalmente contribuisce alla preparazione generale. Riposarsi a sufficienza, mangiare bene e gestire lo stress sono fondamentali. La cura di sé è spesso trascurata, ma svolge un ruolo significativo nelle nostre prestazioni. Quando ci sentiamo bene fisicamente e mentalmente, possiamo mostrare il meglio di noi stessi. Assolutamente, Anna. Dare priorità alla cura di sé ci assicura l'energia e la lucidità mentale per affrontare le sfide a testa alta. È anche utile avere una lista di controllo o una lista di cose da fare. Organizzare le attività e suddividerle in fasi gestibili ti consente di rimanere aggiornato. Una lista di controllo ti aiuta a rimanere organizzato e ti dà un senso di realizzazione quando controlli le attività completate. Aumenta la tua fiducia lungo il percorso. Infine, non dimenticare di visualizzare il successo. Provare mentalmente i risultati positivi può aiutare a rafforzare la fiducia e ridurre l'ansia da prestazione. Visualizzare il successo aiuta a creare una mentalità positiva. Ci permette di vedere noi stessi raggiungere i nostri obiettivi, il che a sua volta aumenta la nostra fiducia.
La fiducia deriva davvero dall'essere ben preparati. È una combinazione di conoscenza, pratica e cura di noi stessi. Grazie per questa discussione approfondita, Anna. Sono ispirata a dare priorità alla preparazione e ad abbracciare la fiducia che ne deriva. Benvenuto, John. Ricorda che la preparazione è la chiave del successo in qualsiasi impresa. Abbraccia il processo e ti ripagherà a lungo termine. Lo farò, Anna. Lo scopo è essere ben preparati e affrontare con fiducia qualsiasi cosa ci capiti. Lezione 12. Superare le barriere linguistiche. Questo è intelligente. Quando viaggiavi in un paese straniero, avevi barriere linguistiche da superare? Non proprio. La maggior parte delle persone parlava inglese, il che rendeva più facile comunicare e navigare in diverse situazioni. È una fortuna. Parlare la lingua locale può migliorare l'esperienza di viaggio e aiutarti a entrare in contatto con la cultura e le persone. Assolutamente. Imparare alcune frasi chiave nella lingua locale può fare molto per mostrare rispetto e costruire un rapporto. Sono d'accordo. Anche se non parli correntemente la lingua, fare uno sforzo per comunicare nella lingua locale può essere apprezzato dalla gente del posto. Dimostra che sei disposto a uscire dalla tua zona di comfort e ad abbracciare la cultura locale. Le persone sono spesso più pazienti e disponibili quando vedono che ci provi. Questo è vero. È importante avere una mentalità aperta e adattabile di fronte alle barriere linguistiche. Anche la comunicazione non verbale può svolgere un ruolo significativo. Segnali non verbali come gesti, espressioni facciali e linguaggio del corpo possono aiutare a colmare il divario quando la comunicazione verbale è difficile. Assolutamente. Prestare attenzione a questi segnali e osservare come la gente del posto interagisce può fornire informazioni preziose sulla loro cultura e sui loro costumi. Un altro strumento utile sono le app di traduzione o i frasari. Possono aiutarti a comunicare le esigenze di base e a comprendere informazioni importanti. Le app di traduzione hanno fatto molta strada nell'assistenza ai viaggiatori. Possono aiutare con le traduzioni, la pronuncia e persino fornire supporto linguistico in tempo reale. È sempre una buona idea avere un piano di riserva nel caso in cui si incontrino barriere linguistiche. Ad esempio, può essere utile scrivere indirizzi o frasi importanti. Ottimo consiglio, Anna. Avere una referenza scritta può aiutarti a orientarti con i mezzi pubblici, a orientarti o a chiedere indicazioni stradali. Inoltre, non esitate a chiedere aiuto alla gente del posto o ad altri viaggiatori che potrebbero avere più familiarità con la lingua. La maggior parte delle persone è disposta ad aiutarti se chiedi gentilmente. Questo è vero. Chiedere aiuto non solo risolve le barriere linguistiche immediate, ma consente anche di entrare in contatto con gli altri e creare esperienze memorabili. Affrontare le sfide delle barriere linguistiche può portare alla crescita personale e a una comprensione più profonda delle diverse culture. Assolutamente. Il superamento delle barriere linguistiche durante i viaggi amplia i nostri orizzonti e ci insegna l'importanza di abbracciare la diversità. E non si limita ai viaggi. Nel mondo globalizzato di oggi, essere in grado di superare le barriere linguistiche in vari contesti può aprire le porte a nuove opportunità. Questo è un ottimo punto, Anna. Le barriere linguistiche non dovrebbero impedirci di esplorare e entrare in contatto con persone di diversa provenienza. Infatti, accetta la sfida,
Sii aperto e sforzati di comunicare. Rimarrai sorpreso dalle connessioni che potrai creare. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Superare le barriere linguistiche è un'abilità essenziale per qualsiasi viaggiatore o cittadino del mondo. Benvenuto, John. Ricorda, con un po' di impegno e un cuore aperto, puoi superare le barriere linguistiche e creare connessioni significative. Lo farò, Anna. Lo scopo è abbracciare la diversità e superare le barriere linguistiche ovunque andiamo. Lezione 13. Attenzione alle spese del minibar. Di recente ho soggiornato in un hotel e ho commesso l'errore di dare per scontato che gli snack nel minibar fossero gratuiti. Oh, può essere un errore costoso. Gli articoli del minibar sono generalmente piuttosto costosi e non sono inclusi nella tariffa della camera. Sì, l'ho imparato nel modo più duro. Sono rimasta scioccata quando ho ricevuto la fattura al momento del pagamento. È sempre una buona idea controllare i prezzi prima di concedersi il minibar. Alcuni hotel dispongono persino di sensori che ti ricaricano automaticamente quando rimuovi un articolo. Questo è vero. Avrei dovuto dare un'occhiata più da vicino o chiedere prima al personale dell'hotel i prezzi. È un malinteso comune, soprattutto per chi viaggia per la prima volta. I minibar possono essere allettanti, ma hanno un prezzo elevato. Ho sicuramente imparato la lezione. D'ora in poi, ci penserò 2 volte prima di andare a prendere uno spuntino dal minibar. Un'altra opzione è portare i propri snack o bevande. In questo modo, puoi risparmiare denaro e avere un maggiore controllo su ciò che consumi. Questo è un ottimo suggerimento. Pianificare in anticipo e fare degli spuntini da casa può aiutare a soddisfare le voglie senza spendere troppo. Inoltre, ricordati di ricontrollare la politica dell'hotel sul portare cibo e bevande dall'esterno. Alcuni luoghi sono soggetti a restrizioni o addebitano tariffe per il parcheggio. Questo è un buon punto. È importante rispettare le regole dell'hotel ed evitare costi aggiuntivi o inconvenienti. Un altro consiglio è quello di esplorare i mini market o i mercati locali nelle vicinanze. Spesso puoi trovare una varietà di snack e bevande a prezzi più convenienti. È un'idea intelligente. È un ottimo modo per conoscere la cultura locale e sostenere le imprese locali. Assolutamente. Inoltre, avrai l'opportunità di provare snack o bevande unici che potrebbero non essere disponibili nel minibar dell'hotel. Lo terrò sicuramente a mente per i miei viaggi futuri. Si tratta di essere consapevoli delle spese e di fare scelte informate. Essere consapevoli dei potenziali costi aggiuntivi, come le spese del minibar, è essenziale per gestire efficacemente il budget di viaggio. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli, Anna. Sono sicuro che molti viaggiatori trarranno beneficio dall'essere più cauti con le tentazioni offerte dal minibar. Benvenuto, John. È sempre un piacere condividere approfondimenti che possono aiutare gli altri a vivere un'esperienza di viaggio più piacevole ed economica. Lo apprezzo, Anna. Lo scopo è stare attenti alle nostre spese ed evitare costose sorprese nel minibar. Lezione 14. Conversazioni sul pendolarismo. Quanto dura il tuo tragitto per andare al lavoro, Anna? In media sono circa 30 minuti. Vivo relativamente vicino al mio posto di lavoro, quindi non è poi così male.
È fantastico. Un tragitto più breve può farti risparmiare tempo e rendere le tue mattinate meno stressanti. Assolutamente. Mi piace avere un po' di tempo extra al mattino per rilassarmi o fare le cose che mi piacciono prima di iniziare la mia giornata lavorativa. Posso capirlo. Un tragitto più breve consente una transizione più agevole dalla vita domestica a quella lavorativa. Sì, mi aiuta a mantenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Ho più tempo per gli hobby, l'esercizio fisico o per passare del tempo con i miei cari. Questo è fantastico. Un tragitto più breve può avere un impatto positivo sul benessere e sulla felicità generali. D'altra parte, conosco alcune persone che hanno spostamenti molto più lunghi. Può essere piuttosto difficile per loro. I lunghi spostamenti possono essere davvero difficili. Trascorrere ore in viaggio ogni giorno può essere faticoso fisicamente e mentalmente. Assolutamente. È importante trovare modi per sfruttare al meglio i lunghi spostamenti, come ascoltare audiolibri o podcast. Questo è un ottimo suggerimento. Usare il tempo del pendolarismo per la crescita personale o imparare qualcosa di nuovo può renderlo più sopportabile. Alcune persone utilizzano il tempo anche per recuperare il ritardo sulle email di lavoro o pianificare la giornata in anticipo. Può aiutarli a sentirsi più organizzati. Questo è vero. Fare un uso produttivo del tempo del pendolarismo può dare un senso di realizzazione e far sì che il viaggio valga la pena. Un'altra opzione è utilizzare i mezzi pubblici, se disponibili. Ti permette di rilassarti, leggere un libro o persino fare un pisolino durante il tragitto. Il trasporto pubblico può essere una scelta conveniente e sostenibile, soprattutto nelle aree urbane trafficate. Assolutamente. Aiuta a ridurre la congestione del traffico e ha un impatto positivo sull'ambiente. Per chi ha lunghi spostamenti, anche il carpooling o il ride sharing possono essere una valida opzione. Può rendere il viaggio più sociale ed economico. Giusto. Condividere il tragitto giornaliero con gli altri può farci sentire meno soli e creare opportunità per conversazioni interessanti. Infatti, è sempre bello avere compagnia durante il tragitto e fare nuove connessioni lungo il percorso. Nel complesso, indipendentemente dal fatto che il tuo tragitto giornaliero sia breve o lungo, trovare modi per renderlo più piacevole o produttivo può migliorare notevolmente la tua routine quotidiana. È un'ottima prospettiva, Anna. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per te e di sfruttare al massimo il tempo che dedichi al pendolarismo. Esattamente. Con una mentalità positiva e un po' di creatività, possiamo trasformare i nostri spostamenti in momenti preziosi della nostra giornata. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Le conversazioni sul pendolarismo ci ricordano di sfruttare al meglio il nostro viaggio, indipendentemente dalla lunghezza. Lezione 15. Inquadrare il tempismo. Hai intrapreso tanti progetti con successo, Anna. Sono colpita. Che mi dici del tempismo? Quando devo parlarne? Il tempismo è fondamentale, John. È importante scegliere il momento giusto per discutere un argomento o sollevare una questione delicata. Sono d'accordo. Spesso mi preoccupo di sollevare le cose nel momento sbagliato e di causare malintesi o tensioni. Un fattore chiave da considerare è la disponibilità e la ricettività dell'altra persona. Trova un momento in cui siano aperti e attenti. Questo ha senso. È importante valutare il loro umore e assicurarsi che non siano preoccupati o abbiano fretta.
Esattamente. Un ambiente calmo e rilassato può favorire una migliore comunicazione e comprensione. Devo fissare un orario specifico per parlare o è meglio cogliere l'attimo in cui mi sembra giusto? Dipende dalla situazione, John. Se si tratta di una questione importante, programmare un orario dedicato può garantire la piena presenza di entrambe le parti. Capisco. In questo modo, possiamo dedicare abbastanza tempo per discutere a fondo l'argomento senza sentirci affrettati. D'altra parte, se si tratta di una conversazione più informale o spontanea, cogliere l'attimo può funzionare bene. Quindi, si tratta di trovare l'equilibrio tra avere una discussione pianificata ed essere aperti a conversazioni improvvisate. Sì, la flessibilità è fondamentale. A volte si presentano opportunità inaspettate, ed è importante adattarsi alla situazione. E se non sono sicuro del momento giusto? Devo aspettare o prendere l'iniziativa per iniziare la conversazione? Fidati del tuo istinto, John. Se è una questione importante che deve essere affrontata, è meglio non rimandarla troppo a lungo. Capisco. La procrastinazione a volte può complicare la situazione. È meglio affrontarlo prima piuttosto che dopo. Questo è corretto. Tuttavia, se si tratta di una questione meno urgente, puoi osservare la situazione e attendere un momento più appropriato. Lo terrò a mente. Si tratta di essere consapevoli delle circostanze e scegliere il momento migliore per una comunicazione efficace. Precisamente. Il tempismo può influenzare notevolmente l'esito di una conversazione, e le dinamiche complessive tra gli individui. Grazie per la guida, Anna. Ora mi sento più sicuro nell'affrontare la complessità del tempismo. Benvenuto, John. Ricorda che la pratica e l'esperienza ti aiuteranno anche a sviluppare un migliore senso del tempismo. Apprezzo il tuo supporto e i tuoi consigli, Anna. Impariamo a padroneggiare l'arte del tempismo perfetto nelle nostre conversazioni. Lezione 16. Strategia di selezione dei negozi. Quando si tratta di negozi diversi, Anna, hai qualche consiglio? In tal caso, quali fattori dobbiamo considerare? Assolutamente, John. Quando si sceglie un negozio, è importante considerare fattori come prezzo, qualità, convenienza e servizio clienti. Il prezzo è sicuramente un fattore significativo. Vogliamo tutti trovare le migliori offerte e risparmiare denaro. Sì, ma è anche importante bilanciare il prezzo con la qualità. A volte, a lungo termine, vale la pena pagare un po' di più per una qualità migliore. Questo è vero. I prodotti di qualità tendono a durare più a lungo e offrono un'esperienza complessiva migliore. La convenienza è un altro fattore cruciale. È utile scegliere un negozio facilmente accessibile e che offra una varietà di prodotti. Sono d'accordo. Avere un negozio nelle vicinanze può far risparmiare tempo e fatica, soprattutto per gli oggetti essenziali di uso quotidiano. Inoltre, considera il servizio clienti del negozio. Il personale cordiale e competente può fare una differenza significativa nella tua esperienza di acquisto. Un buon servizio clienti può aumentare la nostra soddisfazione generale e renderci più propensi a tornare in negozio. Un altro aspetto da considerare è la reputazione del negozio. Leggere le recensioni o chiedere consigli può fornire informazioni preziose.
Questo è un ottimo punto. Imparare dalle esperienze altrui può aiutarci a prendere decisioni informate. Inoltre, pensa alle politiche del negozio, come le politiche di restituzione o cambio. È bene conoscere le loro condizioni prima di effettuare un acquisto. Vero. Avere una politica di restituzione flessibile e orientata al cliente può darci la massima tranquillità quando effettuiamo un acquisto. Infine, considera i valori e l'etica del negozio. Supportare le aziende con pratiche responsabili è in linea con i nostri valori. Assolutamente. È importante scegliere negozi che diano priorità alla sostenibilità, al commercio equo e all'approvvigionamento etico quando possibile. Riassumendo, quando selezioni un negozio, considera fattori come prezzo, qualità, convenienza, servizio clienti, reputazione, politiche e valori. Grazie per la consulenza completa, Anna. Tenere conto di questi fattori mi aiuterà a fare scelte migliori nei negozi. Benvenuto, John. Ricorda, si tratta solo di trovare negozi in linea con le tue esigenze e i tuoi valori. Apprezzo la tua guida. Preparati a prendere decisioni informate e a goderti le nostre esperienze di acquisto. Lezione 17. Divertimento con gli amici pelosi. Avere un cane è un'ottima idea, non credi? Sono dei compagni meravigliosi. Assolutamente. I cani sono leali, affettuosi e portano tanta gioia nella nostra vita. Stavo pensando di comprarne una. Che ne dici di questo con il cappotto riccio? Sembra adorabile. Oh, sì. Quella razza è nota per la sua personalità affascinante, e il pelo che perde poco pelo. È perfetto. Preferisco un cane che non perda troppo pelo per tenere pulita la mia casa. Comprensibile. I cani con pelo a bassa perdita di pelo sono un'ottima scelta per le persone con allergie o per coloro che preferiscono meno peli in casa. Ho anche sentito dire che questa razza è intelligente e facile da addestrare. Questo è un grande vantaggio. Sicuramente. Le razze intelligenti possono captare rapidamente i comandi e rendere piacevoli le sessioni di allenamento. Sono entusiasta all'idea di addestrare un cane. Sarebbe divertente insegnare loro trucchi e obbedienza. È un'esperienza gratificante, John. L'addestramento non solo rafforza il legame tra te e il tuo cane, ma garantisce anche la loro sicurezza e benessere. Posso immaginare la gioia di tornare a casa con una coda che scodinzola, e un amico peloso desideroso di giocare. I cani sono incredibilmente affettuosi e prosperano grazie alla compagnia umana. Saranno felicissimi di vederti ogni giorno. Sono pronto ad assumermi la responsabilità che deriva dal possedere un cane. L'esercizio fisico regolare, la toilettatura e l'assistenza sanitaria sono tutti importanti, giusto? Assolutamente. I cani hanno bisogno di attività fisica, di una pulizia regolare per mantenere il pelo sano, e di cure veterinarie di routine per garantire il loro benessere. Mi impegno a fornire una casa amorevole e premurosa per un cane. Meritano tutto l'amore e l'attenzione che possiamo dare. È meraviglioso, John. I cani portano tanta felicità e diventano parte integrante delle nostre famiglie. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Ecco la gioia e la compagnia che i cani portano nella nostra vita. Lezione 18. Stile senza tempo con orecchini a cerchio.
Gli stili sempre richiesti sono perfetti, non credi? Mi piace come gli orecchini a cerchio possano aggiungere un tocco di eleganza a qualsiasi outfit. Assolutamente. Gli orecchini a cerchio sono versatili e sono un must della moda da decenni. Sono disponibili in varie dimensioni e design, rendendo facile trovare il paio perfetto per ogni occasione. Giusto. Che tu preferisca cerchi piccoli e delicati da indossare tutti i giorni o cerchi grandi ed eleganti per un evento speciale, c'è uno stile per tutti i gusti. Quale materiale pensi sia il migliore per gli orecchini a cerchio? Oro, argento o qualcos'altro? Dipende dalle preferenze personali e dall'estetica desiderata. L'oro e l'argento sono scelte senza tempo, ma anche altri materiali come l'oro rosa o l'acciaio inossidabile possono essere alla moda. Capisco. Quindi, si tratta di selezionare un materiale che si adatti al tuo stile e che si abbini agli altri accessori. Esattamente. Coordinare gli orecchini a cerchio con la collana o il bracciale può creare un look coerente e raffinato. Esistono linee guida per scegliere la misura giusta degli orecchini a cerchio? È soggettivo, John. I cerchi più piccoli possono conferire un look discreto e discreto, mentre quelli più grandi possono dare un tocco audace. Immagino che dipenda anche dalla forma del tuo viso e dal tuo stile personale. Sì, è vero. Sperimentare con misure diverse può aiutarti a trovare gli orecchini a cerchio che meglio esaltano le tue caratteristiche. Ho visto degli orecchini a cerchio con motivi o abbellimenti intricati. Cosa ne pensi di quelli? Possono essere un ottimo modo per aggiungere interesse visivo e unicità ai tuoi orecchini. Tutto dipende dal tuo stile e dall'occasione. Questo ha senso. Gli orecchini a cerchio con dettagli intricati possono essere un inizio di conversazione e un modo per mostrare la tua personalità. Assolutamente. La moda è sinonimo di espressione personale, e gli orecchini a cerchio offrono una fantastica opportunità in tal senso. Sono entusiasta di esplorare diversi stili di orecchini a cerchio e sperimentare con i miei look. Questo è lo spirito, John. Divertiti a scoprire le infinite possibilità degli orecchini a cerchio. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Abbracciate uno stile senza tempo con gli orecchini a cerchio.